Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, di nuovo. Oggi è una giornata un po' così, perché andremo a parlare di coloro che hanno perso un qualcosa. Hanno perso un qualcosa di veramente importante all'interno della loro vita. Il tempo. Sì, sono sarcastico, sono sarcastico. Buonasera e benvenuti sul mio canale. Come state? Spero tutto bene. Oggi penso che si sia capito un po' vabbè, il thumbnail parlerà da solo, ma anche da la piccola intro che ho voluto fare. Oggi andremo a parlare dei non ho tempo o dei quando ho tempo. Sapete, sono molto sarcastico da questo punto di vista per più motivi, perché quello che ho sempre fatto io è sempre stato cercarmelo il tempo, cioè, cioè che nel momento in cui magari sapevo di non avere effettivamente tempo, trovavo un modo per avercelo. Ora, vediamo se riusciamo a fare questo lavoro qua. Sono le 9:20, non so se si riesce a vedere. Sì, non è un Rolex ancora purtroppo, però sono le 9:20 della sera e non l'ho cambiato, non l'ho cambiato, non mi importerebbe niente. Anzi, se volete andiamo pure sul grafico. Intanto, come potete vedere, questo è quello che ordino su Amazon io. Libri. Perché bisogna formarsi, bisogna imparare le nuove skill. Però quello che volevo farvi vedere era appunto l'orario. Sono le 9:25 della sera. Questo qui è un setup per domani, ma non siamo qui per questo. Non siamo qui per il setup oggi, non siamo qui per parlare di trading, siamo qui per parlare di tempo. Che cos'è il tempo? Perché è importante? Perché secondo me tutti ne abbiamo sufficienza durante la giornata. Perché questa è la verità. Il tempo cos'è? È l'asset, è la cosa di valore più importante che abbiamo noi esseri umani. Parliamoci chiaro. Purtroppo non siamo immortali, purtroppo non viviamo all'infinito, purtroppo il tempo scorre, non siamo sull'isola che non c'è, ahimè, però appunto è la cosa più preziosa che abbiamo ad oggi all'interno della nostra vita, perché non è un Rolex, non è una Bugatti, non è una Rolls Royce, non è uno yacht, non sono queste cose. Le cose più di valore della nostra vita che abbiamo è il tempo, perché come disse Warren Buffett, posso comprarmi bene o male qualsiasi cosa io voglia all'interno di questo mondo, forse anche il mondo intero, ma l'unica cosa che non posso comprare è il tempo. Ed è vero, perché scorre il tempo, erano le 9:25, sono le 9:27 e possiamo recuperare questi 2 minuti? Assolutamente no, non posso tornare indietro nel tempo. Ad ora, poi chissà, magari inventano la macchina del tempo, però quello è un altro discorso. Quindi il tempo è qualcosa di veramente, veramente prezioso che noi abbiamo. Innanzitutto, dobbiamo riuscire a gestire il nostro. Secondo, dobbiamo riuscire a portare rispetto per il tempo degli altri. Perché siccome è la cosa più importante che abbiamo, è come sputare sulla roba più importante che hanno le altre persone. Non è carino. Se per esempio io e te ci dovessimo sentire per un'opportunità di studiare trading, cripto, qualsiasi cosa, e ci organizziamo, no? E diciamo, perfetto, domani organizziamo una call alle 5 di pomeriggio. Se tu alle 5 di pomeriggio non ti presenti, non mi dici niente, ma anche se alle 4:59 o alle 5 quando ti giro il link per la chiamata mi dici guarda, non riesco, possiamo posticipare. Già lì è una mancanza di rispetto. Perché non è vero che non riesci, perché se io e te ci siamo messi d'accordo 1 o 2 giorni prima, tu hai il tempo per me da dedicarmi, anche perché molte volte le presentazioni o comunque quello che ci diciamo tra me e te dura massimo mezz'oretta, mezz'oretta. Anzi, se devo essere onesto, l'ultima call che ho fatto con un ragazzo interessato non abbiamo parlato assolutamente di queste cose. Abbiamo avuto una chiacchierata su come andasse, come non andasse, gli interessi di quel ragazzo, la ragazza, eccetera. Quindi molte volte può anche uscirne un qualcosa di divertente, perché no? E comunque, siccome in teoria dovremmo iniziare un business assieme, non è per forza un ti mostro il business, entraci e diventiamo business buddy. Non funziona così. Perlomeno per me non funziona così. Tu sei una persona e come tale
io ti dedico il mio tempo perché voglio dedicarti il mio tempo per farti conoscere un qualcosa di nuovo. Però dalla tua parte ci deve essere un feedback positivo, cioè dalla tua parte ci deve essere rispetto per il mio tempo che dedico a te. Io ho altre mille cose da fare, però riesco a ritagliarmi il mio tempo. E qua passiamo al secondo punto. Bisogna organizzarsi. Non c'è niente, non ci sono altri metodi, bisogna riuscire ad organizzarsi. Prendetevi, vediamo se ce l'ho qua. No, o stasera no. Vi prendete, oppure guardate, vi faccio vedere quello che sto facendo io adesso. E qua non è scritto tutto. Vi prendete un Google Calendar dove scrivete le varie cose che dovete fare e almeno ce l'avete anche sul telefono o sott'occhio. E ogni singolo giorno voi andate a vedere quello che avete da fare. E come dovreste organizzarlo? Sappiamo tutti che abbiamo 24 ore al giorno, 24 ore qualcosina e 6 secondi al giorno, però vabbè, fa niente. Abbiamo 24 ore al giorno. 8 ore, che non saranno mai 8 ore, parliamoci chiaro, perché nessuno dorme 8 ore, ne dormiamo sempre di meno, a meno che siamo di riposo e magari ne dormiamo di più, però facciamo finta 8 ore di riposo, 8 ore lavoriamo, questo qui è un 3 però fate finta che sia un 8, non volevo stare qua così perché almeno mi si vedeva, allora facciamo così perché è il doppio di 4 e 8, 4 ore di sonno, 4 ore di lavoro, siamo a 16, le altre 8 ore. Volete metterci... Allora, quelli non è vero che ci mettiamo 2 ore per andare a lavoro, tra andata e ritorno, non è vero. Però facciamo 2 ore? Perfetto. 6 ore. 2 ore la cena? Perfetto. 4 ore. 4 ore non mi sembrano poche. A meno che abbiate visite, a meno che abbiate altre cose più importanti da fare. Ma onestamente, più importante di crescere come persona non trovo nient'altro. Non è un'uscita con gli amici. Ma mi devo rilassare dopo una settimana di lavoro. No, non è vero. Perché nel momento in cui tu capisci che rilassarti troppo, perché? Perché devi dimenticarti la settimana di lavoro che è passata, al posto di costruirti un possibile futuro migliore, lì capisci bene che avrai una vita eterna in cui continuerai a fare lavoro, 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 weekend, uscite, bevute, eccetera, poi lavoro, 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 weekend, uscite, sarà sempre così. E tenetelo in mente, questa cosa qua si ripeterà all'infinito finché non crepate. L'unica differenza è che poi sarete a casa, 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 in pensione a fare niente, poi weekend bevi, 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 casa, 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 bevi, bevi, bevi. A parer mio non è eccezionale come cosa. Quello che sto facendo io è lavoro, diciamo, lavoro tradizionale, lavoro business, lavoro tradizionale, lavoro business, lavoro tradizionale, lavoro business fino a venerdì. Sabato e domenica lavoro business. Ta 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 ta. Tranne in quelle occasioni in cui andiamo via per un weekend con la mia ragazza, oppure soltanto una giornata con la mia ragazza. Cioè, anche lei sta facendo tanti sacrifici dal punto di vista morali per lasciarmi fare quello che sto facendo. E ne sarò sempre grato. Perché? Perché vede the big picture, l'immagine più grande, cioè quello che verrà dopo, non quello che c'è adesso, non la gratificazione momentanea, che tutti la vogliono, ma tutti non hanno capito che è come una frustata sulla schiena degli schiavi essenzialmente. Perché? Perché ti dà quella spinta per tirare il masso ancora un po' più avanti, prendiamo gli schiavi, quelli in Egitto. La spinta, la frustata è quella che ti dà la spinta per tirarti su un attimo e continuare a tirare, ma nel momento in cui hai fatto il primo passo, cadi di nuovo. Non ti serve questo, ti serve riuscire ad arrivare con la pietra subito in cima, subito, in modo tale che dopo non devi più farlo. Logicamente lo schiavo è un esempio un po' particolare perché una volta che l'ha portata in cima deve tornare giù e portarne un'altra. Però avete capito, però obiettivamente anche questo è il business. La pietra che tu porti in cima è una skill, una cosa che impari, è magari il trading. Poi torni giù, di nuovo la pietra, quando porti su è magari cripto, torni giù, torni su, la pietra che porti su è il network, torni giù, torni su, la pietra che porti su è l'immobiliare e così via, fino a quando finisci la tua piramide. Nel momento in cui tu costruisci la tua piramide, adesso
inizierete a dire tutte robe piramidali, Ponzi, eccetera. Sto parlando della piramide in sé. Della piramide in sé. Basta parlare di Ponzi, cose del genere, perché esistono sicuramente, ma esistono per gli sciocchi. Se non siete sciocchi, sicuramente non troverete schemi Ponzi. Ad ogni modo, una volta che avete costruito la vostra piramide, è impossibile da tirare giù. La piramide, comunque avete visto quella in Egitto, stanno in piedi da 5.000 anni. Ecco, quello sarà il vostro business. Immaginatevi la piramide come il vostro business. Perché ad ora, siete praticamente in bilico su un palo, che è il vostro lavoro. Questo qui è il vostro lavoro. Adesso proviamo a lasciarlo? Come fate? Questo qui sono 3 entrate. 1, 2, 3. Lavoro tradizionale, perché non è detto che dobbiate per forza mollare. Trading, network. È stabile, avete 3 entrate. È questo che dobbiamo arrivare. E si ottiene grazie al tempo. Però dovete riuscire ad organizzarvi. È una stronzata la gente che dice non ho tempo, non hai voglia, appunto. E smettetela di mentire a voi stessi, più che a mentire a noi, perché perlomeno a me, quando una persona mi dice ho sentito oggi un ragazzo che mi fa, io ho detto ti sono piaciuti i video perché è stato lui a scrivere a me, lui è venuto a scrivere a me, guarda sono interessato a quello che fai, vorrei capirne di più. Perfetto, io ho detto se vai su YouTube vedi tutta una sezione con trading base, eccetera, vedi quello che faccio e quant'altro. Mi fa fantastico, appena ho tempo lo guardo e già lì uno dice bah, oggi a distanza probabilmente di forse una settimana, non una settimana ma 3-4 giorni, io ho scritto allora ti sono piaciuti i video, non ho avuto tempo, li guarderò a breve. Non prendiamoci per il culo, detto terra a terra. Io non ho tempo e stasera come potete vedere non ne avevo tantissimo. Però sono venuto qua a fare questo video, che caricherò stasera perché? Perché mi sono prefissato di mandare fuori i video il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Martedì, giovedì e sabato i reel. E così sto facendo da almeno 2 mesi a questa parte. E non intendo smettere. Le cose da portare sono tante come sono poche. Possono essere infinite come sono poche. Però lo sto facendo con continuità. Perché? Perché mi piace farlo e perché mi sono predisposto così. Ho detto tu o fai così, non c'è santo che regge. E lo stesso dovete e potete farlo voi. Le limitazioni ve le dà il vostro cervello. Come io mi sto svegliando alle 6 della mattina, ok, qualche volta 6 e mezza, rimango a letto, devo essere onesto. Vado a correre, esatto, vado a correre, doccia fredda, colazione e alle 8 sono qua, a lavorare. Non ce ne sono di scuse. E sono in ferie, scusatemi, mi ero dimenticato di questo piccolo particolare. Sono in ferie. Quindi capite bene che è una questione di ho voglia o non ho voglia. Tutto qua. Tutto qua. Decidi te. Decidi te se investire il tuo tempo in spritz o investire il tuo tempo in qualcosa che ti fa crescere. Oggi finalmente, dopo tanto tempo, perché devo essere onesto, ho finito finalmente il mio 18° libro quest'anno. Me ne mancano 12 per arrivare al mio obiettivo annuale. Il mio obiettivo erano 10, ne ho letto 18. Domani inizierò il mio 19°. Non non dovrei tenerci troppo a farlo, a leggerlo. E mi piace, sono felice. Sono seriamente felice. Magari mi vedete un po' stanco, ma sono veramente felice. Io non sono stanco, sono eccitato, non vedo l'ora che tutto arrivi dove deve arrivare, perché so già dove sto andando e so già quello che mi aspetterà là. Io vi ringrazio per il vostro tempo, appunto. Vi auguro una splendida giornata, serata, mattinata, in base a quando vedrete questo video, o buonanotte se lo vedete adesso, e se lo vedete adesso siete i numeri 1, davvero grande. E noi ci vediamo venerdì con il prossimo video, poi settimana prossima sarò in ferie, quindi per una settimana non pubblicherò video. Sto scherzando, ovviamente. Saranno principalmente di mindset, forse tranne quello di lunedì che magari andremo a vedere un market outlook, però mercoledì e venerdì saranno mindset, ma ci saranno i video. Ve l'ho detto, non ci sono scuse, c'è solo grind e questo è quello che voglio fare. Io vi auguro una splendida giornata, serata, buonanotte, quello che è. Noi ci vediamo venerdì con il prossimo video. Ciao a tutti.